Buongiorno ragazzi, oggi siamo in compagnia della Triumph Trident 660. Ringraziamo BM Moto che ci ha concesso di portare questo bel oggetto a fare un giro, e allora ve ne parlo in breve. Abbiamo una moto che sembra è un po' una storia a sé, questa moto, perché è un 660 montato su delle sovrastrutture che sembrano di una moto classica. In realtà questa moto è una naked assolutamente attuale. Abbiamo riding mode, due riding mode, road e pioggia, diciamo, che sono molto simili fra di loro, un ride by wire, una forcella molto semplice, nel senso che non abbiamo alcuna regolazione, anche i freni, ma vedrete poi on board frenano molto bene, hanno un buon attacco, mi sono piaciuti sia all'anteriore che al posteriore. Anche il sound è molto bello, è abbastanza pieno nonostante le omologhe Euro 5. La linea è molto compatta e si vede, mi sono segnato due appunti perché poi mi dite che salto da una parte all'altra, quindi diciamo la linea si vede che è disegnata c'è anche la mano di un italiano, Rodolfo Frascoli, come designer. Abbiamo questa coda molto corta e un forcellone molto lungo, quindi si ha tanta trazione meccanica. La moto è compatta, 1401 mm di interasse, ma non è nervosa, è molto agile ma non è nervosa. Questo ve lo devo dire. È una moto indicata sia per i neofiti, per chi invece anche vuole una naked senza andare a cercare potenze esasperate, ma vuole comunque una moto che con i suoi 80 cavalli, che ragazzi se possono sembrare pochi, ma vi assicuro che anche per chi è abituato a potenze superiori, se ben spalmati, infatti abbiamo un arco di erogazione che è veramente ampio, perché comunque dai 3000 giri fino ai 7-8000 si gode di una buonissima e piacevole spinta. Abbiamo oltre il 90% della coppia erogata a 3800 giri, mi pare, me lo sono segnato, sì. Un peso contenutissimo in 189 kg con il pieno. Faccio vedere, se siete alti 1,70, come si sta in sella e come toccate perfettamente senza problemi, e poche volte, viste le moto che provo, se avete sentito dire, la muovete veramente con grande facilità. Abbiamo qui la sella a 805 mm. Il passeggero non ha una porzione dedicata che possa accoglierlo per più del giro al bar. Inoltre le maniglie sono optional e la coda è altrimenti molto pulita. Lo schiumato mi piace perché è veramente ben centrato, non è cedevole, ma sostiene bene, mi piace, è un buono schiumato. Come lati negativi gli ho trovato soltanto un pochino il mono, che è un po' secco, non ci sono regolazioni se non precarica a molla delle mono, e non mi piace tantissimo, ma più il mono il problema, non mi piace tantissimo l'anteriore, che la prima parte è un pochino cedevole, quindi la vedo più indicata su percorsi comunque scorrevoli, a livello di asfalto intendo, perché poi sullo stretto è iper agile. Vorrei farvi notare, comunque Triumph non ha lesinato assolutamente nei dettagli. Guardate anche comunque una buona pulizia, ottima pulizia anche dei cablaggi. La coda che rimane così pulita è veramente molto bella, troncata così, bellissima secondo me. E poi volevo anche farvi notare, qua c'è il quick shift che è disponibile come optional. Adesso vi faccio vedere anche il quadro strumenti circolare, che è molto carino, comprende un sacco di informazioni che non sono neanche riuscito a studiarmele tutte, perché comunque è piccolo, ma ce ne sono veramente tante in questo menu principale, dove si scelgono anche le mappature col tasto questo qua sotto, questo. Ci sono le modalità di guida, road, rain. Manca il lampeggio e in più le leve purtroppo sono diverse e non c'è la leva regolabile per quanto riguarda la frizione. Naked che si rivolge, io direi, a un pubblico giovane, ma non solo, a chi vuole tornare in sella con qualcosa di diverso, assolutamente sì. Vi consiglio un piccolo spoilerino, un parabrezza disponibile come optional se volete. Non sottovalutatela, non pensate che sia questo aspetto, queste linee un po' tondeggianti, che sia una moto senza personalità, perché così non è. Eccoci finalmente a bordo dopo questa breve
introduzione e ve ne parlo da qua, dove ho preso un po' di buche in questo pezzo di strada che è dissestato, perché vi volevo intanto parlare subito di uno dei primi pochi difetti che sto trovando a questa bella moto, a questa Trident 660 Triumph, poco più di 80 cavalli, ma non lasciatevi impressionare dal fatto che abbia poco più di 80 cavalli e 61 Nm di coppia, perché quello che è bello è che è disponibile a 3900 giri, quindi io ora sono già con il 90% di coppia, quindi se io apro ho subito una grandissima risposta. Guardate com'è scattante, ed è veramente questa la cosa piacevole di questa moto, unito a un interasse di 1401 mm che la rende cortissima, mappature 2 disponibili, road e bagnato, che non serve tantissimo perché non è una gran differenza, ma vi dicevo che sono partito da questo pezzo di strada perché la cosa che è un po' fastidiosa di questa moto è l'ammortizzatore posteriore, che è un po' secco, purtroppo non è regolabile, soltanto nella precarica molla, ed è questo uno dei pochi lati negativi che sto trovando per ora in questa moto, dal prezzo contenuto in soli poco più di 8.000 euro. In questa moto, che se la vedete sembra un pochino una road classic, e invece ha la guida di una moderna moto naked, per questo vi invito a valutarla attentamente e andare a provarla, perché ora è disponibile da BM Moto in Corso Europa qua a Genova, concessionari Triumph ufficiali. E arriviamo alla prima frenata e si scopre che anche se non ci sono le radiali, queste pinze Nissin hanno un bel mordente. Mi piace come attaccano, non sono iperpotenti, ma la forza frenante c'è, arriva bene, progressiva, e mi piace questa frenata. Non ho ancora usato il freno posteriore, ma lo vedremo più in là nel corso della prova. Intanto vi posso parlare dell'ergonomia, molto raccolta. Vi ricordo la mia altezza 1,70 e in sella si sta col manubrio bello sotto, abbastanza vicino, non si è distesi. Guardate, in queste S si riesce a caricare molto bene sulle pedane il peso, e con pochissimi spostamenti del corpo veramente sente tanto gli input da parte del pilota, perché è molto leggera, 189 con mi sembra 16 litri di benzina, non vorrei, ma sembra quasi più leggera veramente. Guardate, soltanto con dei piccoli, sto usando soltanto le gambe, con dei piccoli input da parte delle gambe, e voi la muovete molto bene. Le pedane non sono troppo raccolte, ma non sono neanche molto basse, quindi una posizione abbastanza sportiva. È un po' tutta la moto abbastanza sportiva, più sportiva di quello che sembrerebbe a vederla dal di fuori, e sembra un po' una classica, come dicevo. Guardate in quarta, guardate come riprende bene, veramente piacevole, con un dito freno, e la forza frenante c'è. Facciamo questa che è quasi un tornante, direi in terza, e guardate, vediamo come esce, stando attenti al ciclista. Veramente un bel motore divertente, che sembra, come detto, tradisce i numeri. Mi piace anche la posizione in sella, forcelle mono non regolabili. Facciamo una prova autostradale, regime autostradale, 6.000, poco sopra i 6.000 giri, compaiono un po' di vibrazione alle pedane e basta. Non vibra un po' nei transitori, sulla sella e sul manubrio quando parzializzate e riaprite, però se il regime autostradale è 6.000 e poco più, non ha grandi vibrazioni. Questo piccolissimo spoilerino sopra il faro vi toglie l'aria più o meno fino alla pancia.
cambio elettronico che qua è presente ma è un optional a pagamento. Guardate, andiamo a stuzzicarla a vedere un pochino fino a dove si può spingere in ambito cittadino con la sesta. 2500 giri, 50 km/h, non una vibrazione, ma si può scendere anche più sotto. 2000 giri, 45, questo motore gira come un orologio, ride by wire, con una buona gestione. Non mi piace tantissimo l'attacco che ha, che è un pochino non del gas di come viene erogata la potenza, ma questo gioco che ha, che lo rende, sembra un po' impreciso come sensazione sul polso, ma in realtà poi quello che viene erogato e va alla ruota posteriore è molto preciso. È molto stretta nella parte centrale, lo schiumato mi piace perché è sì sostenuto, ma comunque vi fa sentire bene la moto e sembra anche comodo. Non devo dire che fare un giro anche un po' più lungo con questa moto, poi la posizione è molto eretta, si ha soltanto poco peso sui polsi, non c'è il curiosamente sto notando che non c'è il lampeggio dei fari. Concentriamoci sulla guida in queste curve di misto medio, questo che per noi non cade a centro curva, non allarga, è molto neutra, è bilanciata, è facile, piacevole, veramente un'ottima moto come prima moto, ma non solo, perché vi assicuro che è veramente gustosa e divertente. Non fermatevi alla scheda tecnica, al fatto che non ha le forcelle regolabili, che sono un pochino, affondano abbastanza nella prima parte, poi si sostengono un po' di più, però comunque non potete agire in alcun modo. Mentre invece, come vi dicevo, il mono è abbastanza secco, anche se vi attaccate ai freni, ragazzi, potenza frenante ce n'è. Comunque la struttura sembra veramente quella di una moto anche un po' più grande, è molto gratificante. Mi piace anche questa posizione di come col sedere vi raccoglie bene, vi accoglie la sella dietro, non vi fa andare troppo indietro. Il cambio elettronico è leggermente gommoso, l'angolo di sterzata non è un granché, devo dire. Per lo posteriore anche mi piace, è ben modulabile. Ragazzi, guardate che cosa abbiamo qua, però forse qualcuno aspettava la prova anche di questa. E allora, grazie a BM Moto, avrete tra poco anche la prova della Triumph Tiger Sport 660. Grazie ragazzi, ciao da Angie. Ciao!